nostri prodotti valgono più della nostra azienda. Se noi si prende il nostro entry level è una barca da 40 milioni, la barca più grande sta sopra i 160 milioni, 170 milioni. Avevo cominciato a un'età che è indicibile. Ho avuto un'opportunità di andare a fare per un altro cantiere il capobarca. Il diploma l'hai preso? No, neanche il diploma. No, io ho la terza media. E lì la fortuna è stata che lo yachting prendeva piede, quindi la nostra azienda stava cominciando sempre di più a fare componenti per yacht. Abbiamo sempre aumentato il nostro giro d'affari e parallelamente le nostre competenze ho costruito una replica di una barca del 1930, poi un catamarano ibrido elettrico a intelligenza artificiale a pannelli solari, poi una barca rompighiaccio a propulsione Rolls-Royce. Il nostro orizzonte è sempre quello di lavorare nella qualità, barche affidabili e dare veramente il servizio di un prodotto per il quale uno debba essere fiero della moneta che ha speso. Quindi non mi puoi dire il nome di qualcuno dei tuoi clienti? No. Vabbè, io ci ho provato. Lui costruisce yacht da 100 milioni. Si chiama Federico Rossi ed è figlio di Claudio Rossi che negli anni 80 ha fondato Rossi Navi, azienda tutta italiana con sede a Pisa e Viareggio che produce super yacht interamente customizzati e ultra tecnologici. I suoi clienti sono le persone più ricche del mondo. In questo video Federico mi racconta la sua storia, quella dell'azienda e come Rossi Navi è passata da essere una piccola azienda di carpenteria per altri cantieri a diventare leader nel proprio settore, vendendo anche yacht che valgono più di 150 milioni. E come al solito partiamo dalle origini. Questa è un'azienda che vede il momento della formazione della Rossi Navi, oggi come è conosciuta, che avviene proprio nel 2008. Momento di crisi importante, noi si va in controtendenza piena, forse neanche tanto per scelta quanto per esigenza, e da lì la Rossi Navi nasce. Chiaro che è una spinta che ci viene da tutto il lavoro pregresso, dove il mio papà ha fondato un'azienda che era lui solo, dopo anni che aveva lavorato in un contesto viareggino, già dove la nautica è sempre stata un po' il punto forte di Viareggio, meno sullo yachting ovviamente in passato, forse neanche esisteva, ma c'era un cantiere importante che faceva barche da lavoro metalliche. Lì lui nasce come tracciatore navale, un lavoro che oggi non esiste più, però fondamentalmente dall'ufficio tecnico venivano fatti disegni in scala, lui portava quel pezzetto, scala 1 a 1 su un foglio su un pezzo di compensato e poi ritagliato, portato su una lamiera, ritagliato ancora una volta e quella era l'ossatura o il pezzo della nave. Da lì lui fa un percorso da capo cantiere su diversi cantieri perché si era stufato di rimanere in questa azienda dove i numeri erano diventati altissimi, si sentiva un numero e come ha sempre detto lui un numero non si è mai voluto sentire. Persona molto ambiziosa, mio papà, è un uomo molto intelligente, astuto e anche senza grandi preparazioni ha sempre focalizzato bene i suoi obiettivi. I capocantiere del passato erano persone antuttologi, fondamentalmente te sapevi organizzare squadre, manovrare gruppi, avere con mano tutta la logistica, la produzione e quindi lui dopo tutto questo sapere ha avuto il piacere di mettersi per conto proprio e è partito proprio dal giorno 1 dove da solo è andato a fare il suo primo lavoretto, ha assunto il dipendente numero 1, dipendente numero 2 e ancora sono con noi e da lì lui ha scritto la sua storia. Questo che anno era? Questo era il 1980. Gli anni 80 si sono trascorsi con riparazioni di imbarcazioni per escavazione delle sabbie silicee nelle nostre cave interne, si sono svolti su delle riparazioni di barche dentro il porto di Viareggio, lavori semi-lavorati per i cantieri dove lui aveva già fatto lavori di responsabilità, fino poi quasi alla fine degli anni 80 è riuscito a cominciare a costruire qualche barca finita per la navigazione interna. Questo gli ha dato un bel motore perché ha cominciato a mettere l'azienda in una visione di imbarcazione finita, erano piccole, barche molto spartane perché comunque si trattava di barche che sul lago di Bracciano, lago di Orta, sul lago di Lugano, ancora in esercizio, barche che portavano i sommozzatori a fare esplorazione all'isola del Giglio, tutte barche metalliche. E da lì lui ha cominciato ad avere una sorta di idea d'insieme, da capo cantiere o responsabile di carpenteria ha cominciato a dover fare i primi preventivi complessi, ingaggiare ingegneri che potessero fare dei calcoli e prendersi delle responsabilità di barche finite ed entrare in quella che era la visione della meccanica delle navi. Io arrivo con lui in quegli anni lì, all'inizio degli anni 90 comincio a lavorare con lui. 18enne? Ero più piccolino, ho cominciato a un'età che è indicibile. La nostra famiglia o lavori o lavori, non esisteva una pausa scolastica che ti permettesse di andare al mare 3 mesi, proprio non era contemplata. Non so se è una frase etica quella che sto per dire, ma mio nonno diceva meglio ladri che vagabondi, perlomeno si organizzano, lavorano e rischiano. Con questo mantra che forse al tempo aveva senso, oggi magari ha meno senso, noi siamo cresciuti tutti. Dandosi da fare. Tutti noi rossi siamo sempre stati una famiglia di grandi lavoratori. Quindi negli anni 90 io entro con lui, carpentiere metallico, si lavora anche insieme, si esplodeva su commesse dove c'era da fare delle carpenterie. In quel periodo noi stavamo per conto terzi, cioè per conto di un altro cantiere, facendo una parte dei traghettoni che sono ancora in servizio tra Peschiera del Garda e il Limone del Garda. Lì noi eravamo a fare la semplice carpenteria e andai con lui sul lago. Da lì a breve io finisco il percorso scolastico
scolastico prematuramente, non ho intrapreso, non avevo grandi skill con la scuola, neanche Il diploma l'hai grande preso? amore. No, Neanche il no, diploma? io ho la terza media. Ho una terza media perché non mi piaceva, non mi ci sentivo. E come hai imparato a fare il carpentiere? C'è il carpentiere scelto e l'aiutante, quindi fai il percorso proprio da apprendistato, il tuo responsabile ti insegna, piano piano impari, quando ti accorgi che o si accorgono che hai le skill per poterlo fare per conto proprio, lo fai. Ho avuto un po' di fortuna perché ho fatto questa scuola all'interno dell'azienda di famiglia dove ho preso la carpenteria, un po' la saldatura, ho imparato a lavorare molto bene l'alluminio, gli acciai inossidabili, ho fatto un po' di officina meccanica, quindi ho maturato tanta competenza tecnica, fino a poi, 18enne, ho avuto un'opportunità di andare a fare per un altro cantiere il capobarca, un lavoro di responsabilità. Nel contesto dell'azienda familiare o al di fuori? Era un prestito, quindi lo stipendio lo prendevo ancora dall'azienda di famiglia, però ero in prestito a questo cantiere per svolgere questo lavoro. E lì la fortuna è stata che lo yachting prendeva piede, quindi la nostra azienda stava cominciando sempre di più a fare componenti per yacht. Io vado a fare questo percorso su queste barche finite. Fatto questo, l'azienda ha cominciato a prendere una forma strana perché eravamo impegnati su tante cose. Se c'era bisogno, eravamo la famiglia Rossi, la gente che si dava da fare, seria, lavorava, intervenivamo a spot. Conto terzi. Conto terzi. Al tempo l'azienda andava bene, Andava era di benissimo. successo. Abbiamo sempre aumentato il nostro giro d'affari e parallelamente le nostre competenze e parallelamente abbiamo differenziato sempre nel solito ambito, ma abbiamo appreso sempre di più a fare cose diverse. Io sono entrato, penso eravamo 12, abbiamo preso dal demanio, abbiamo vinto il bando per prendere quest'area, anzi l'area vicina qui a Pisa sul Canale Navicelli, e questo ha dato una svolta importantissima. Mio papà ha avuto questo intuito nel comprendere che erano gli spazi più che la competenza in quel mercato a farla da padrone, perché la nautica cresceva, grandi cantieri dove alle spalle ci arrivavano i grandi capitali cominciavano a fare barche sempre più grandi. Se per fare una barca finita da 50 metri servivano 2 anni, un anno era per la carpenteria, un anno per l'allestimento. Quindi in quel capannone venivano costruite queste barche e quella linea stava ferma 2 anni. Se noi nei nostri spazi facevamo lo scafo e la sovrastruttura e glielo mandavamo, loro ogni anno facevano una barca in più. Noi eravamo motore di raddoppio di produzione di cantieri navali e questo è stato un boom, perché noi ci siamo specializzati su imbarcazioni grandi, lavori di carpenteria e di meccanica, per poi dopo questi cantieri si sono ingranditi, quindi si cominciava a fare isolazione, impiantistica, le prime tracce di stucco. Nei primi anni, a metà anni 2000, avevamo già fatto barche yacht chiavi in mano. Il primo yacht quando l'avete fatto? Conto terzi finito credo fosse il 2004-2005. Quando diventi un'azienda come eravamo nel tempo, una grande azienda strutturata di carpenteria, è una resa totta al chilo. Fai fatica a dire guarda io sono bravo, costo di più. Lavori per cantieri, sanno benissimo quanto è l'impatto della manodopera, non ti inventi una strategia di prezzo. L'unica cosa che hai è lavorare su te stesso e provare a essere il più efficiente possibile. Mi trasferì su Pisa e gestivo il cantiere di Pisa, capii che costruire una linea di produzione che vedeva le persone fare un po' tutti la stessa cosa e costruirmi specialisti che saldavano le casse del gasolio, che sagomavano le lamiere, cominciava a darci una certa resa, quindi cominciavamo a levarci qualche soldo. Da lì, dopo, quando noi abbiamo fatto queste imbarcazioni finite, che abbiamo capito che nel grande giro di affari potevamo farci un'azienda, siamo arrivati al 2008 felicissimi. Però con la crisi del 2008 il mercato si è arrestato, capovolgendo la situazione, e anche a causa della debolezza dell'euro dopo il cambio in lire, l'azienda ha attraversato un momento di difficoltà. Le barche erano ferme nei cantieri, ma i soldi non circolavano più, quindi non riscuotevi più. Avevamo tanti cantieri per cui lavoravamo, soprattutto cantieri meno corporate, ma col proprietario che ancora aveva voglia di guardarti in faccia e portarla a segno. Non hanno interrotto i pagamenti, ma gli altri sì. I vostri clienti al tempo erano altri cantieri, non i Erano clienti altri cantieri. Noi si costruiva, loro brandizzavano, davano al commerciante e vendevano. E hanno smesso di pagarvi perché loro stessi probabilmente Sono andati in crisi finanziaria. sono andati in crisi. Tanti Il sono andati in debito. bancarotta. Prima di quel momento, qual era stato il momento di massimo successo? Quello, eravamo in cima. Noi pensavamo che quello sarebbe stato il nostro mestiere per sempre. Io credo che noi in quel momento lì si fatturava in circa i 6 milioni di euro. E poi là, con la crisi, come vi siete sopravvissuti? Noi non abbiamo fatto una vera strategia. Qualcosa è accaduto al di fuori del nostro controllo. Persone che volevano fare la barca e anche un buon deal. Avevano comunque surveyor, erano venuti a fare le sorveglianze, perché questi armatori quando costruiscono una barca si avvalgono molto spesso di società di esperti, tecnici esperti. E quindi venivano da noi a fare la survey dell'imbarcazione. Quindi ci conoscevano. Quindi magari clienti che avevano osservato il mercato, volevano comprarsi la barca, ma magari volevano saltare il broker, il cantiere e capire chi produceva, hanno fatto il salto diretto.
Noi un'azienda estremamente snella. Me e mio padre, c'era già mia sorella, ma mia sorella, l'unica laureata anche della famiglia, era l'unica che aveva un lavoro di ufficio. Noi eravamo comunque tutti quanti molto produttivi, cioè sulla gru a spostarci le manovre ci andavamo da soli. Quindi eravamo molto snelli, efficienti, quindi hanno trovato un grosso risparmio. Cosa ha fatto realmente la nostra storia in quel momento è stato il prezzo, poco da fare. Gente capace, seria, che costava poco. Insomma, sembra un paradosso per un'azienda che opera nel lusso e che vende per decine o centinaia di milioni, ma la svolta per Rossinavi è arrivata proprio offrendo un prezzo competitivo, perché erano bravi e tagliavano via l'intermediario. E questo attirava una clientela molto specifica, di persone sì molto ricche, ma anche esperte di carpenteria attente al dettaglio. Nel 2008 succede che questo imprenditore viene da noi e dice: io voglio farmi la barca e penso di volerla fare con voi. Gli diamo dimostrazione di quello che avevamo fatto, di cosa eravamo capaci. E la barca era una barca da 70 metri, che è già enorme oggi, cioè sono tra le barche più grandi mai uscite sul porto di Viareggio. I suoi avvocati gli hanno detto: sei impazzito, questi se ti sbagliano qualche cosa noi non serviamo a niente, cioè neanche a farli causa, cosa li togli? La bicicletta, la macchina e un appartamento? E quindi lui però su questa spinta, sicuramente anche del buon deal, ma anche avevamo stretto una buona sinergia specialmente con mio papà, decide di fare questa barca. Si fa questa barca, 3 anni di produzione, ci accompagna con un flusso finanziario giusto per farci lo stipendio a tutti noi e mantenere i costi generali dell'azienda vivi, ci porta completamente fuori crisi. Quando si entra in una buona sinergia col cliente è un motore di sviluppo, ma di idee, ma anche di coraggio. E fuori dalla crisi è successo una cosa che era anche quello completamente fuori dal nostro controllo. Da lì a poco siamo stati capaci, con la stessa quasi piattaforma di business, di vendere, di mettere in costruzione altre 4 imbarcazioni più piccole, ma ci ha messo nello scenario dei player del full cast. E in quel momento che è nato anche il brand Rossinavi? Sì, quando questa imbarcazione, che il nome è Nunzia, era Nunzia, poi è cambiato, oggi si chiama iPower 3. Questa imbarcazione, una barca anche zeccata, cioè la visione del cliente, di come andava disegnata, il design degli esterni affidato a Tommaso Spadolini, e interni Achille Salvagni, che oggi è una superstar. Arrivati lì lui disse: ma che ci scriviamo sul fianco di questa barca? Cioè dobbiamo darglielo un brand. E fondamentalmente non ti dico che abbiamo risposto che cos'è un brand, ma poco ci manca. Però insomma ci ha dato tanto lui. Noi non smetterò mai di ringraziarlo, perché ha trovato delle persone capaci, volonterose, ma che erano assolutamente legate alla realtà della cittadina di Viareggio. Sì, molto italiana, delle manifatture. Sì, ci ha dato il motore per intanto iscriversi alle gare, poi dopo noi ce lo siamo preparati per combattere per il podio. Quando lavoravate per altri cantieri era un mestiere molto commoditizzato e quindi era difficile fare prezzi più alti degli altri. Sì. Ai tempi, qual era il margine operativo vero? Comunque era basso. Sopravvivevi. Siccome questo mestiere, se ti vuoi ingrandire, servono spazi e servono capannoni, magari quel poco che avevi guadagnato ti serviva per prendere un prestito per costruire il capannoncino nuovo. Era investire. E siamo sempre vissuti nel pagare debiti fondamentalmente per lavorare. Quando si parla di pezzi che costano così tanto e che sono in lavorazione per così tanto tempo, è molto importante capire quanti soldi effettivamente rimangono in tasca all'azienda, perché vendere uno yacht per 100 milioni non vuol dire che a Federico Rossi rimangono 100 milioni in tasca, ma anzi la maggior parte di questi verranno spesi. E se non sta bene attento a fare i calcoli, se dopo 1 anno o 2 anni il costo dell'energia o dei materiali si alza tanto, rischia addirittura di andarci in perdita. Noi abbiamo delle marginalità che stanno intorno al 3%, lo sono sempre state. Abbiamo potuto fare il 4, anni 2, magari perché ci sono stati momenti di mercato particolari. Fondamentalmente questo è sempre stato il nostro margine. Ma torniamo a Federico, come si è appassionato a questa professione? Il mondo della costruzione mi è sempre piaciuto. Classico bimbo che giocava solo con le Lego. Devo dire che quando mio papà mi ha fatto lavorare la prima estate, l'idea di mettere pezzo 1 con pezzo 2 lo saldo e sta lì mi accendeva la fantasia di un ragazzino che potevo costruire 1000 cose, cioè l'altalena per mia sorella. Wow, cioè posso fare tutto io. Mi piaceva anche il linguaggio, la mascolinità del lavoro, questo lavoro che si lavora a coppia, anche duro mi piaceva a me, perché poi la carpenteria pesante è un lavoro che ti serve tanta forza, muovi lamiere, usi macchinari, anche paranchi, pistoni idraulici che spingono tonnellate. Quando la prima volta sono montato su una gru da 25 tonnellate e ho tirato la leva, ho detto va bene, io sono arrivato. È chiaro che grazie alla spinta della mia famiglia, che sentivo che eravamo forti, e io ho cercato i miei spazi anche nel provare a esprimere dei settori nuovi e degli argomenti nuovi, e questo mi divertiva. Sono sempre sentito molto parte del nostro lavoro, fino a che ci siamo proprio suddivisi tra me, mio padre e i miei zii dei comparti d'azienda. I miei primi lavori di responsabilità, come ti ho detto, l'ho fatto a 18 anni, ma secondo quello importante ne avevo 23, ma ero un 23enne che la mattina apriva il cantiere alle 6 e la sera la chiudevi quando l'ultimo martellatore, quando alla fine della sera ha finito lui, richiudi, lavori anche il sabato, e però a casa avevo anche 2 figlie. Qual era l'ambizione in quel momento? Non c'era, mi divertivo. Ti divertivi? Sì, non
Non dicevi un giorno farò l'azienda? No, non sono una persona che si proietta così tanto in avanti. Guardi dove devi arrivare e ti perdi quello che stai facendo. Ho sempre operato nella maniera di far bene oggi, domani, e sono sempre stato dell'idea che il far bene oggi, far bene domani ti porta in una direzione ottimale, nella quale poi ti puoi destreggiare. Prima hai detto che con la famiglia vi siete divisi i ruoli, come ve li siete divisi? Io stavo a Pisa qua, al tempo diciamo anche mi faceva soddisfazione perché era l'area che copriva più fatturato, l'area più grande dove si faceva le grandi costruzioni. Dopodiché c'era mio papà amministratore, quindi aveva proprio in quel momento, si faceva tanto lavoro, c'era tanta preventivazione da andare tutti i mesi a rendicontizzare per riscuotere, quindi lui proprio il lavoro da amministratore. Poi c'era mio zio che faceva la meccanica, quindi un'officina meccanica dove gestivano movimentazioni, portellerie, minuterie. Quindi arriviamo al 2008, brand proprietario, prima grande commessa, poi entrate nelle gare per farne altre. Cosa succede da là fino ad oggi, in questi 18 anni? Io mi rendo conto che la nostra viaregginità rischiava di essere un limite enorme. Se da una parte Viareggio ci aveva formati, plasmati per poter far barche, grandi costruttori di barche di tradizione, dall'altra il nostro mercato, il nostro cliente non era viareggino. Non abbiamo mai avuto un cliente viareggino. A quel punto decidiamo di internazionalizzare il brand. Noi lì abbiamo detto, noi dobbiamo cominciare a procacciarci i nostri affari, no aspettare come un negozio o come una bancarella che ti arrivi. Pertanto mi sono preso carico di questa attività e sono andato in America, dimenticandomi che io non parlavo inglese. Compreso che era tutto molto più complesso di quanto mi aspettassi, mi sono messo chiuso a studiare inglese in maniera importante. Dove in America? Fort Lauderdale. La Florida in definitiva è proprio la patria dello yacht, la mecca dei yachtisti. Quindi noi siamo andati a Miami, in Florida, Fort Lauderdale. Siamo cominciati a costruire il nostro primo networking, in primis un po' con gli italo-americani che erano là, che mi capivano, e io capivo loro, per poi dopo cominciare a scrivere la nostra storia. E già al secondo, al terzo anno di viaggi fatti, di networking costruito, avevamo chiuso circa 25 milioni di euro di giro d'affari. Ho costruito un networking, ho raccontato la nostra storia, ho raccontato cosa eravamo capaci di fare, ho cominciato a costruire quello che è una strategia commerciale basilare tipica del nostro settore. Ho capito che non eravamo nessuno, non eravamo un brand, eravamo uno dei tanti italiani andati là a provare a far fortuna negli Stati Uniti, al che mi sono circondato di designer professionisti che ci hanno dato supporto sul nome. E questo ha funzionato, ci ha dato la prima spinta, ha dato il coraggio un'altra persona, un altro americano con il quale sono rimasto anche con lui in grande amicizia, che mi ha fatto costruire un 50 metri. Okay. Guarda, mi fido di te. Cioè, in definitiva è tutto nato sempre sul rapporto di fiducia, è tanto importante. Barche totalmente una diversa dall'altra, design molto sexy, ben fatte, barche robuste, americano questo piace molto, e quindi la nostra storia americana dal 2016-2017 ha preso un andamento molto regolare. Oggi noi abbiamo una società là, basata a Fort Lauderdale, ci facciamo il 50% del fatturato. Ma dopo aver attaccato il mercato americano, come è cresciuta l'azienda negli ultimi 10 anni? Rossinavi era un'azienda che fatturava 19 milioni di euro. Nel 2017 eravamo circa 50, oggi siamo a 110. Dove però un singolo progetto occupa tantissimo il fatturato annuale, giusto? Sì, tanto. Quante ne avete costruite da quel momento fino ad oggi? Siamo a 30 barche. Se noi si prende il nostro entry level è una barca da 40 milioni. Si esce col prodotto, diciamo, la barca più grande che sta sopra i 160 milioni, 170 milioni. E ti fa capire quanto è strano anche il nostro business, perché potresti non fatturare niente un anno e fatturare il doppio l'anno dopo. Sì. Se vai lungo con la produzione. Poi io ho un capannone di 90 metri, ma non è che ci posso mettere 250. Quindi se ci metto un 50 o un 70, e fondamentalmente un 70 sono 4 barche da 50. Quindi il nostro mestiere ha tipicità di picchi di fatturato, magari un po' di ritorni. Non è così per noi nella nostra storia, però questo è tipico del nostro settore. Immagino ci sia anche un certo rischio, perché è chiaro che se salta una commessa non è come uno che ha migliaia di clienti e dice che se ne frega. Sì. Come funziona in quel caso? Come entra un cliente? Il cliente è sacro, il cliente è cliente a tutti gli effetti. Tutti privati o sono anche aziende? Tutti privati. Perché non sono tante le persone al mondo ad avere a disposizione 50, 60 milioni di euro. No, noi abbiamo strategie su dei paesi dove sappiamo che ci sono 5 clienti. Sapete già chi sono? In uno ne abbiamo presi 4 però. Quindi la strategia ha funzionato bene. Offriamo un prodotto che è anche di nicchia molto ristretto. Ogni imbarcazione nostra è irreplicabile. Noi lavoriamo sul concetto di massima esclusività. In quel porto entri con la tua barca, non ci sarà mai niente di simile. Prima hai detto che la fiducia è importante. Se io penso per esempio a
un momento in cui le persone sono frustrate è quando fanno le ristrutturazioni a casa, perché loro si immaginano che la casa è vera in un certo modo e poi costa il doppio, non viene in quel modo, si succede un casino. Immagina se bisogna costruire una barca da 50 milioni. È tutto così come hai detto te. Fondamentalmente, traducendolo da case a barche, accade esattamente la stessa cosa. Pertanto il rapporto di fiducia è importante per condividere la visione. Il costruttore deve contaminarsi col cliente e il cliente col costruttore. Okay, quindi non è che arriva il cliente con le idee chiare. A meno che non sia proprio un esperto che ha costruito navi. Noi abbiamo costruito barche per clienti che hanno flotte di navi mercantili, quindi avevano già avuto barche, si erano già fatti costruire barche. Quindi in quel caso il dialogo è anche semplificato per tanti aspetti, perché capisce subito ciò che è possibile o non è possibile, altrimenti c'è un concetto di visione congiunta. Quindi per me è molto importante spendere tempo con i clienti, molto importante vedere come vivono, come è costruita anche la famiglia per rispondere alle esigenze e proiettarla magari a 5 anni. Che costruiamo il lettino del bimbo che sta per nascere, ma attenzione, la barca quando sarà finita il bimbo magari cammina e va in piedi da solo. I render fotorealistici, il mondo del 3D, tutta la tecnologia della realtà virtuale aiuta, ci dà un grosso contributo. Noi se vediamo che il cliente vuole entrare molto nel dettaglio e ha le idee precise, noi costruiamo una stanza. La costruisco, la provi, entri dentro, accendi luci, apri i cassetti, apri tutto, guardi la qualità, tocchi qualunque cosa. Se mi dici va bene o mi correggi le cose, parto con la produzione. Detto questo, c'è un'altra condizione che questa è la più importante, cioè io firmo il contratto, prendo il 10%, taglio la prima lamiera, prendo il 10%, finisco lo scafo e la sovrastruttura, che è solo metallo, riesce un altro 10%, arrivano i motori il 10%, faccio i tubi il 10%, arrivo al 90%, è il giorno che metto la barca nell'acqua. Quando la barca va nell'acqua la accendo la prima volta anch'io, la vedo la prima volta anch'io. E questo qui per me, cioè io a volte dico ragazzi, questo io lo prendo con una responsabilità spaventosa, perché è un rapporto di fiducia incredibile. I nostri prodotti valgono più della nostra azienda. Quanto tempo passa da quando si inizia a costruire a quando finisce? Un parametro di una barca da 50 metri circa 3 anni, un parametro di una barca da 60-70 metri si va dai 3 anni e mezzo ai 4 anni e mezzo. Penso che l'età che abbiamo come famiglia, una famiglia giovane noi siamo, io penso questo ci aiuti, perché comunque abbiamo la proprietà dell'azienda, ci dà proiezione futura lunga. Immaginiamo che io sia un cliente, qual è la prima cosa che succede? Capisco che dimensioni vuoi, che necessità hai, che stile di imbarcazione ti si aggrada di più. Quanto dura questa fase di consulenza? Molto molto soggettiva dalla voglia, dall'impeto d'acquisto. Arriva quello che ha già deciso. Arriva quello che dice io voglio quella lì, ho visto questo, mi fai qualcosa di analogo, dura poco. Se persone invece molto scrupolose, spesso accade, le quali vogliono essere sicuri che tutto sia giusto per loro, ho fatto anche 4 anni. 4 anni di 4 anni negoziati. Disegno, non va bene. Però poi è andato? Sì, è andato. Quello che succede molto spesso è che il cliente si arricchisce tanto durante il negoziato. Proponi un 40, quando è finito che l'hai messo a punto, ma mi sa che è bene guardare un 50, lo riparametrizzi tutto, lo ricambi, cambia tutti i regolamenti, quindi c'è un salto importante anche di prezzo. Insomma, siamo partiti per un 40, abbiamo costruito un 62. A livello pratico, come funziona la costruzione di una nave? Noi, dopo che abbiamo fatto il 3D del disegno, la pelle ci viene costruita tutta la struttura, no? Viene una trave strutturale, con tutte le ossature, tutte le cose del caso. Fatto questo, viene scomposta. Questo puzzle viene ridistribuito su una superficie 2D che sono le lamiere a vario spessore. E un po' con un manuale di montaggio, pezzo 1 su pezzo 2, pezzo 2 su pezzo 3, cominciano i carpentieri e i saldatori a costruire da sotto insiemi a insiemi. Quindi è un puzzle 3D di metallo? Di metallo, okay. A sezioni di 6 metri. E questo per tutta la parte esterna? Esatto, per lo scafo e per la sovrastruttura. Poi il metallo va trattato per evitare, quando batti nel ferro fa effetto campana, quindi per evitare tutto questo va tutto isolato e gli va costruita la condizione tecnica per cui non suoni più. Dopodiché passiamo i tubi, gli impianti elettrici, l'aria condizionata, le condotte e poi facciamo una scatola flottante. Noi facciamo una scatola dove mettiamo delle sospensioni. Queste sospensioni isolano la torsione strutturale della barca, quindi l'interno viene tutto montato su questa scatola flottante. Quindi la casa è dentro questa scatola flottante? Sì, e poi esternamente si va a fare la carrozzeria, si parte sabbiatura, si parte col primer, stucchi, fino ad arrivare alle mani di verniciatura finita per avere un effetto analogo a quello di un'automobile. Il coinvolgimento del design, per esempio l'interior design, come funziona là? Chiamate voi dei vostri designer di fiducia? A volte può arrivare col cliente, il cliente ha il suo e noi abbiamo un dipartimento di sviluppo dove traduciamo un'estetica in marine application, altre volte invece si introduce noi. Non abbiamo un centro stile interno per gli interni, in base un po' anche al
carattere, a cosa l'ambizione, diciamo, del cliente, noi selezioniamo diversi designer, facciamo degli incontri, delle chiacchierate, perché è un capitolo molto importante. Oltre la matita e l'abilità c'è anche una condizione di interazione e di relazione. Ora quante ne avete in costruzione in questo momento? 8. 8 in costruzione? Sì. Cavolo. Sì, dipende dalla metratura, abbiamo 2 in consegna ogni anno. Per far scalare un'azienda come Rossinavi bisogna investire parecchio, perché se si vuole costruire un'altra nave gigante, alcune volte lo spazio non basta e quindi serve prendere un altro capannone, con tantissima manodopera specializzata in più, perché ogni prodotto si porta dietro una produzione senza senso. E non sempre quindi la scelta più cauta è quella di prendere in prestito decine di milioni di euro per investire su queste risorse senza avere la certezza che questi soldi torneranno indietro. Io non faccio magazzino, anche perché ho costruito una replica di una barca del 1930, poi un catamarano ibrido elettrico a intelligenza artificiale a pannelli solari, poi una barca rompighiaccio a propulsione Rolls-Royce. Azzeccala. Quindi se adesso arrivano 10 clienti, giustamente tutti e 10 pagheranno l'acconto e tu avrai il modo di, non lo so, prendere un altro capannone. Sì, con la problematica che non sempre il tuo vicino di casa che vede mare ti vende il capannone. Noi non abbiamo grosse intenzioni oggi di rifare degli investimenti di ampliamento di come spazi. era magari una volta. Sì, perché già stanno crescendo la dimensione ancora delle barche e questo è già un impegno enorme. Noi abbiamo fatto anche in passato quasi delle joint venture col cliente, cioè da dove non avevamo gli spazi lui ce l'ha creati, ce l'ha costruiti e ce l'ha messi a punto perché noi potessimo costruire all'interno. Qual è il vostro cliente tipo? Un imprenditore? Un imprenditore. Sono tutti imprenditori? Sì, generalmente noi sono imprenditori con, diciamo, già un flusso di ricchezza stabile, proiettato nel tempo. La necessità per loro di avere la barca nasce da una passione per il mare, nasce da uno status symbol? Lo status symbol generalmente non entriamo in gioco, perché lo status symbol, cioè lo yacht, basta. Quello classico. Lo yacht da 50 metri, che possa essere full custom sotto le tue logiche, conta poco. Noi si entra molto su quelli che hanno passione per la barca, anche nel costruirsela, nel farsi un'espressione propria in mare, con la propria visione. Noi infatti anche in ambito di comunicazione, di impronta, noi abbiamo messo lifestyle a bordo. Noi abbiamo consegnato una barca un paio d'anni fa, dove questo signore ha fatto i primi test qui davanti alla Toscana e poi ha puntato i mari del nord, è andato fino in Canada, ha fatto tutta la costa americana e sceso, poi credo riprenda Panama, vada nel Pacifico. Ci sono 2 modi di osservare un potenziale cliente. Il giovane ne sta arrivando tanti, dal mondo soprattutto del digitale, delle nuove tecnologie. È chiaro che fare un investimento enorme su un'imbarcazione così, insomma, vuol dire vedersi proiettato veramente in avanti. Quindi l'età giovane del cliente stanno arrivando sempre di più, noi le abbiamo, sono molto più cauti. Diverso quando una persona ormai matura, ha cominciato ad andare in pensione e magari vede anche la propria ricchezza, la vede anche meno proiettata in avanti. È un cliente dove azzarda a comprare imbarcazioni anche molto più grandi. L'età media di un cliente è 50 anni. Per noi è importante anche perché noi abbiamo puntato fortemente a quel tipo di cliente, proprio anche con le tecnologie di bordo fatte, perché sta cambiando tanto, no? Cioè, già la mia generazione dava per scontato che la macchina si potesse rompere, la televisione non andare, i telefonini si inceppavano di continuo. Quello che sta accadendo nello scenario invece del prodotto di oggi, le cose funzionano e questi clienti nuovi, giovani, non sanno che con le barche non funziona così. Le barche non funzionano, no. E allora noi abbiamo costruito una strategia ad hoc, sono barche che possono navigare in tutto il mondo su diversi mercati, ma soprattutto hanno tanta ridondanza come l'aeronautica, quindi anche se il compressore si ferma c'è un altro, io ho tempo di reagire, tu non perdi la tua vacanza, non ti accorgi di niente e quindi il prodotto, cioè l'imbarcazione ti fa vivere l'esperienza per cui l'hai acquistato fondamentalmente. Sono tutti americani i vostri clienti? No, 50% Europa, 50% Americhe. Stiamo investendo da 3 anni in Asia, sto viaggiando molto su Singapore, Hong Kong, Tokyo. Mi sta piacendo tantissimo e stiamo piazzando già le nostre prime basi. Le statistiche di mercato lo cominciano a dare come un ambiente interessante a livello di numeri che fanno anche altri cantieri. Tu oggi cosa fai? Una settimana tipo che va estiva, Mediterraneo estiva, passo molto di più in cantiere e nella mia zona. Avete clienti italiani anche voi? Sì, ne vado magari a incontrare clienti che vengono un po' da tutto il mondo ed è il momento dove siamo tutti nel Mediterraneo fondamentalmente. Perché sono già in vacanza? Sono in vacanza, Positano, la Sardegna, Costa Azzurra, Turchia, isole greche e questo diciamo il mio weekend più o meno è andare a trovare, si chiacchiera di barche, ci si ritrova magari alcuni dopo un anno, altri dopo 6 mesi, si parla. E Fatto 100, quanto è il tuo tempo utilizzato per parlare con i potenziali clienti? 50. E il pezzo invece per parlare con i prospect che stanno magari in firma, che però comunque c'è tutto quel lavoro da fare?
mare. Questo dopo si riduce, perché poi ho questi potenziali clienti, magari ho 10 trattative e ne posso chiudere una sola di barca. Quindi piano piano io la stringo, devo stringere. Perché dici che la puoi chiudere solo una? Perché io ho una limitazione di 2 barche l'anno. Noi abbiamo una produzione volontariamente limitata, perché il nostro è un settore che fa tanti alti e bassi e noi non ci vogliamo trovare nei bassi, che magari siamo costretti a essere una macchina da vendere, e quindi io mi voglio trovare sempre con un'azienda piuttosto costante nel suo operato. Se non sto attento, il reparto carpenteria metallica mi va in crisi, mi va in crisi la parte strutturale dell'ufficio tecnico, mi vanno in crisi le squadre d'allestimento, quindi dobbiamo tenere un flusso regolare. Non hai mai pensato, mi strutturo per oggi, raddoppiare la carpenteria, raddoppiare la mia struttura e domani prendere 2 clienti in più? Penso che non siamo pronti per diversi motivi. Il mercato è cresciuto tanto e l'indotto Viareggino è stato messo a dura prova. Non siamo l'unico cantiere dell'area. Quindi noi in questo momento abbiamo trovato il nostro assetto, dove sappiamo che lavoriamo con quelle persone. Un equilibrio produttivo, perché la parte produttiva è un rischio. Immagino che un'altra parte del mestiere sia portarsi a casa dei talenti, di costruttivi, delle persone molto capaci, dei manifatturieri. Sì. Poi in un'azienda familiare tante volte il cliente vuole parlare con la famiglia. Anche tra me, mio padre e mia sorella. Non vi potete sdoppiare? Sì, insomma siamo in 3, è già buono, tutti e 3 competenti in materia, quindi ci sono dei clienti magari anche a volte proprio per sintonia. La fortuna, soprattutto tra me e mia sorella, abbiamo 2 caratteri diversi, quindi a volte magari c'è qualcuno si sente più sereno a lavorare con lei e qualche cliente si sente più sereno a lavorare con me, quindi questo già ce lo dividiamo. Il mio papà ancora svolge questa attività anche molto bene, quindi noi in qualche modo riusciamo a suddividerla. Ed è piacevole per te il tempo che passi in giro a parlare con clienti, o comunque è anche faticoso perché sei sempre in giro? La dimostro 10 anni più dell'età che ho, quindi questo dimostra il fatto che è molto faticoso, fatico tanto, soprattutto gli orari mi spaccano, cioè ormai anche col discorso Asia ci sta delle volte che in 10 giorni mi prendo 13 ore di fuso orario. Dopodiché la fatica è premiata dagli stimoli, dalle aree di frequentazione, le persone, questo dopo mi gasa, mi dà entusiasmo, e faccio tanta esperienza, più faccio esperienza più maturo idee, più maturo stimoli e porto input nuovi in azienda per nuovi prodotti, faccio tutta la parte di visione del prodotto e delle nuove tecnologie, stanchi ma soddisfatti, ecco, questo mi piace pensare. E quel 50-40 del tempo rimasto dove non sei con i clienti, cosa fai? Allora, ho i clienti già acquisiti, ai quali gli si dà esperienza costruttiva e si fanno le selezioni, e poi dopo faccio parte insieme alla mia famiglia della gestione aziendale e poi faccio tutta la visione del prodotto. Il lusso ha una percezione diversa a seconda dell'area geografica del mondo. L'imbarcazione ha un uso diverso, ma anche la percezione del mare. Cioè, ci sono culture che il sole non ne vogliono sentir parlare, culture che invece vedono dei prendisoli giganti per stare lì a prendere il sole. E sono molto privati questi clienti? Se ci tengono che non si sappia che quello è il loro yacht? Quindi non mi puoi dire il nome di qualcuno dei tuoi clienti? No. Vabbè, io ci ho provato. Posso fare che una volta lo volevano sapere a un boat show, gli abbiamo mandato la lista del Grande Inter. Volevano sapere i nomi dei clienti che sarebbero venuti a trovarci, abbiamo stampato la lista della Grande Inter, la formazione della Grande Inter, e gliel'abbiamo mandata. Vabbè, okay. Se la sono bevuta. Te la sono bevuta? Sì. No. Nel futuro, come ti immagini questa azienda? Il nostro orizzonte è sempre quello di lavorare nella qualità. Ne abbiamo fatto il nostro mantra, barche affidabili, e dare veramente il servizio di un prodotto per il quale uno debba essere fiero della moneta che ha speso. Io spero di rivederla fondamentalmente in parte dove si trova, perché è in una situazione ottima. Stiamo facendo uno spostamento tecnologico. Per noi l'imbarcazione dovrà essere un prodotto che mixa in maniera corretta tecnologia con lusso. Noi non immaginiamo più un lusso che sta semplicemente dietro un marmo prezioso, una pietra preziosa, una pelle di un animale particolare o chissà che altro. Il nostro nuovo lusso deve essere un'ottima integrazione tra la tecnologia e questi beni di lusso. Abbiamo una barca che è di gran lunga superiore a qualunque altro mezzo yachting galleggiante in questo momento. Cosa rende speciali queste imbarcazioni? Il fatto che per l'80% del tempo in elettrico attraversa l'Oceano Atlantico, dove a Venezia parliamo ancora di battelli elettrici o battelli a vapore. Noi questa imbarcazione l'abbiamo pensata tantissimi anni fa, perché sono arrivato a Washington, abbiamo fatto diversi summit, al tempo li voleva Obama, dove organizzava imprenditori esteri per investire negli Stati Uniti. In quell'occasione ho fatto un mio piccolo speech, mi ero preparato tutto uno scritto dove dovevo raccontare che noi avevamo appena costruito e consegnato un'imbarcazione diesel elettrica che era innovativa e che aveva, diciamo, un impatto ambientale ridotto, quindi emissioni più basse. L'Amerigo Vespucci
Vespucci una barca diesel elettrica, quindi innovativo c'era poco, e avvalcavamo l'Oceano Atlantico con 60.000 litri di gasolio, dove la nostra altra barca, che comunque performava meno di quello, lo faceva con 63.000 litri, e questa cosa mi costruì talmente tanta frustrazione nella testa che quando presi il microfono dissi: un italiano come me 500 anni fa arrivato a emissioni zero, io sono venuto con la mia barca, è venuta con 60.000 litri di gasolio consumato. Ciao a tutti. Intervento di mezz'ora è durato 1 minuto. E sono tornato a casa con questa brutta figura, con questa sensazione di frustrazione. Da lì ho cercato di cominciare a comprendere come la potevo organizzare. Parallelamente si va avanti, si costruisce un'imbarcazione molto veloce, super performante. E lì arriva un altro parametro nel nostro know-how. Eravamo riusciti a costruire la barca per apporto peso-potenza sul mercato che era leader. Con molta meno potenza andava più veloce di altre barche che avevano molti più cavalli. Una volta imparato a fare lo yacht perfetto, Federico ha cercato altri modi per differenziarsi, capendo che il lusso non è solamente lo yacht fatto in maniera perfetta con i materiali migliori in assoluto, con i legni, con i marmi, con le pietre, con il lusso normale, ma c'è un livello ulteriore che si può ottenere con la tecnologia, offrendo lo yacht più tecnologico ed efficiente in assoluto. Ed è così che si è impallinato con lo sviluppo di nuovi prodotti tecnologici. Quando abbiamo capito che con quei dati e con le tecnologie acquisite potevamo fare qualcosa di incredibile, sull'esperienza delle navi trasporto passeggeri catamarano che aveva fatto mio papà, abbiamo basato un'imbarcazione ibrido-elettrica a intelligenza artificiale sul power management su un catamarano da 43 metri. D'alluminio. Abbiamo fatto un disegno piuttosto sexy perché i catamarani rischiano di essere un po' cicciottini, sembrano un po' ranocchie. Quindi sulle mani di Fulvio De Simoni, che è un bravissimo designer della nautica, ha cominciato a vestircelo in modo molto, sembra un'auto da corsa. Anche il dettaglio dell'ancora abbiamo preso spunto da un dettaglio di Formula 1. Abbiamo trovato pannelli solari che andassero a sposarsi custom perfettamente, quindi 1,5 megawatt di batterie installate nel tunnel, 2 piccoli generatori perché in mezzo al mare la colonnina non la trovi e il sole non bastava. Eravamo proprio con questa voglia di fare qualcosa veramente di nuovo. È conservativa la nautica, sai, è frustrante per un costruttore da 1000 idee mescolare la stessa zuppa. Siamo arrivati quando, dopo le prove della vasca, noi esistono delle vasche lunghissime dove ci metti le barche e fai delle prove pratiche, abbiamo visto che i risultati erano possibili. Abbiamo costruito il concept e ho cominciato a girare, a bussare alle varie porte per capire se c'erano personaggi che avevano voglia di costruirsela, di quanto vi è costata questa nave prototipo? Il modello? Il concept? Ci avrà investito 200.000 euro, 250.000 euro. Arrivati lì si è presentato un cliente, gli è piaciuta di brutto la sfida. Il concept cos'era? Una versione più piccola? Era un modello di una barca da 8 metri. Ok. 8 metri dove li abbiamo fatto tutti i test e poi erano calcoli su certo, software. Se funziona con 8 deve funzionare con 50. Sì, poi abbiamo dei calcoli a monte, no? Cioè a un certo punto avevamo visto che se il fornitore di batterie mi dava quelle specifiche, il fornitore motori quelle specifiche, dai pannelli solari con delle simulazioni arrivavano tot potenza. Noi abbiamo sposato questa causa, abbiamo trovato un cliente che ha voluto seguire questa ambizione. La barca l'abbiamo presentata come concept all'Art Basel di Miami, che è a dicembre. A marzo aveva già un cliente. Quindi ora è in cantiere questa? Ora è in mare che gira e va in è giro. finita ormai? Sì, l'abbiamo finita nel 2022, credo. Io stavo studiando delle derivazioni di barche a vela messe su un motoryacht elettrico, ma non trovavo la quadra. Non riuscivo a organizzare tutti questi dati. Quindi per noi lì l'intelligenza artificiale ha reso possibile un piano che da soli non ce l'avremmo fatto. Noi l'abbiamo venduta come transatlantica, con l'80% in elettrico, è diventata transpacifica. Se oggi posso riandare a Washington a rifare lo stesso comizio, era il 2017. Avevamo una barca che navigava con 60.000 litri di gasolio per l'America, oggi lo fa con 15.000 litri, 4 volte meno. Parlando di full custom, cos'è che differenzia un'imbarcazione fatta in questo modo rispetto allo yacht classico? È più unica, è anche una novità più grande. Mi sembra di capire che non è solo la forma e l'interior, ma è anche proprio la tecnologia dentro. E anche la tecnologia. Tra qualche anno mi piacerebbe non usare le vernici, tutti i materiali naturali che compongono il tono della barca. Non può essere soltanto design l'innovazione. E nel nostro settore rischia di essere così. Ci sono imprenditori vivi, morti, aziende vecchie, nuove, che ti piacciono, che ti ispirano, che ti spingono anche ad avere nuove idee? Mi sono sempre appassionato molto agli imprenditori del dopoguerra, no? Queste storie di questa imprenditoria italiana che nasce, che posso dire la storia di Ducati, ducatista Sono stato in Ducati. Lo so, l'ho visto, infatti sono impazzito. La storia Ducati a me piace tanto, tutto quel trascorso che hanno avuto. Inutile dire la storia della Ferrari. Queste storie di questa imprenditoria, vecchia imprenditoria italiana, mi piace molto, perché erano fatti di persone che non costruivano finanza. Sono ancora una persona che non ha
un rapporto particolarmente bello con la moneta, mi piace più il saper fare, il fare, diventa uno strumento per ovvie ragioni, ma non è il fine, cioè. Certo, oggi molte aziende crescono per acquisizioni, per strategie, meno perché sono bravi a costruire magari. Sì, mi sembra che perdano un po' l'anima, no? Cioè quando una cosa diventa solo moneta e perde il manufatto è un po' come se l'avessimo svenduta. E forse anche un po' il motivo per cui il cliente top magari sceglie voi, perché sa che avete quest'anima qua. Lo spero. Generalmente sì. È quello, no? Io penso che lo sia. A un certo punto questo viene percepito. Parlare con Federico mi ha fatto venire una voglia matta di comprarmi uno yacht da 100 milioni, ma a quanto pare, nonostante l'exit, non sono ancora abbastanza ricco per permettermi di affittarlo per una settimana. Quindi per ora mi faccio bastare questa intervista. La passione di Federico per il suo mestiere traspare da tutti i pori. Ed è per questo che mi è venuta voglia. Ed è sempre bello imparare da imprenditori che eccellono in settori così diversi fra di loro. Scrivetemi cosa vi ha colpito nei commenti e quali altri imprenditori vorreste vedere sul canale.